Amici di Res Bellica, oggi parliamo della decorazione degli scudi romani. Quando pensiamo allo scudo del legionario romano, molto facilmente ci viene in mente lo scudo rosso decorato con fulmini alati. E questo diciamo che è un po' lo standard nella decorazione dello scudo del legionario romano. Ma la realtà storica è veramente così uniforme e così univoca? Consultando le fonti possiamo dire che decisamente era molto più variabile la realtà. Uno degli esempi più interessanti ce le fornisce uno dei monumenti più noti, la colonna Traiana. La colonna Traiana, oltre ad essere un monumento notissimo della Roma imperiale, è anche una fonte quasi inesauribile di iconografia utile alla ricostruzione dell'esercito romano e della sua storia. Come possiamo notare infatti da una delle sue scene, la scena 56, dedicata alla costruzione delle strade da parte dei legionari, possiamo notare che a fianco dei ben noti scudi decorati a fulmini alati, ne abbiamo due decorati in modo decisamente diverso, decorati con quelli che sembrano dei tralci vegetali. Un'altra scena molto interessante della colonna Traiana è la scena numero 145. In essa vediamo ritratto Tiberio Claudio Massimo, ufficiale dell'ala ausiliaria di cavalleria, intento nell'impresa di catturare il re dei Daci Decebalo. Non gli riuscirà la cattura perché Decebalo si suicidò prima di essere catturato, però gli riuscirà di essere lui a riportare la testa di Decebalo morto all'imperatore Traiano. Questo ufficiale romano pluridecorato porta con sé uno scudo ovale da cavalleria evidentemente decorato a tralci vegetali. Un altro interessante esempio di decorazione a tralci vegetali è un frammento conservato ai Musei Capitolini di un rilievo che raffigura proprio uno scudo romano dove addirittura la decorazione a tralci vegetali è abbinata alla decorazione a fulmini alati. Lo stesso tipo di motivo decorativo a tralci vegetali lo troviamo di nuovo su un frammento di un rilievo proveniente da Pozzuoli e databile al I secolo d.C., ora conservato nel Museo della Pennsylvania. E si tratta in questo caso di uno scutum ovale, ma sempre con lo stesso motivo decorativo che abbiamo visto finora. Abbiamo visto quindi diversi esempi di utilizzo di questo motivo decorativo a tralci vegetali applicati a scudi di epoca imperiale, ma finora abbiamo visto soltanto degli esempi monocromatici che ci riportano soltanto l'aspetto grafico di questo motivo decorativo. Abbiamo però la fortuna di avere anche un esempio policromo da un affresco da Pompei, più o meno coevo di tutti questi esempi, in cui vengono raffigurati degli scudi a fondo bianco con decorazioni rosse. Uno di questi, seppur in modo molto semplice, evidentemente riporta un motivo a tralci vegetali contorti, molto simili a quelli che abbiamo visto finora. Questo motivo decorativo vegetale, che abbiamo visto molto utilizzato per le decorazioni degli scudi, non veniva comunque utilizzato esclusivamente per questo, ma lo vediamo anche utilizzato per decorare gli elmi, come ad esempio l'elmo da Ponte Sisto, rinvenuto a Roma. Lo vediamo anche su questo elmo raffigurato in un frammento di bassorilievo ora conservato al Palazzo Ducale di Mantova. Vi mostriamo lo stesso motivo decorativo anche su una moderna ricostruzione di questa tipologia di elmi realizzata dal collega Francesco Galluccio. Ma quando viene introdotto questo motivo decorativo nell'iconografia militare romana, proviamo ad andare a vedere un po' a ritroso nel tempo dove troviamo dei collegamenti utili a capirne l'origine. Guardiamo ad esempio i motivi decorativi che adornano l'Ara Pacis, ovvero il tempio che Augusto dedicò alla pace ricostituita grazie al suo operato come princeps inter pares. Qui vediamo un complesso motivo decorativo vegetale con tanto di fiori, foglie d'accanto alla base, tralci, eccetera, eccetera. Apparentemente un motivo poco adatto alla decorazione di uno scudo militare, anche non fosse altro che per la sua complessità.
Ma se andiamo a riguardare lo scudo di Tiberio Claudio Massimo, vediamo che ripropone esattamente lo stesso schema della decorazione principale di questa parete dell'Ara Pacis. Quindi questo motivo decorativo viene introdotto nel periodo di Augusto? Sì e no. Se l'introduzione di questo motivo decorativo all'interno sia dell'arte ufficiale che del repertorio militare è probabilmente da far risalire all'epoca di Augusto, nel momento in cui Augusto stesso opera un'operazione di recupero degli antichi valori tradizionali romani, si rifà anche al recupero degli stilemi artistici di rappresentazione del potere da attribuire ai regni ellenistici, ed è qui che recupera appunto dei motivi decorativi che sono propri del mondo ellenistico. Li vediamo ad esempio raffigurati su una tipologia di elmi di produzione quasi sicuramente magno-greca che risalgono al IV secolo a.C., quindi almeno 300 anni prima dell'epoca di Augusto. Vediamo infatti qualche esempio di questa tipologia di elmi con decorazione a volute e tralci vegetali sul paranuca, da questi reperti, e infine da questa bellissima ricostruzione riprodotta sempre dal collega Francesco Galluccio di un esemplare rinvenuto a Tiriolo in provincia di Catanzaro e prodotta per l'inaugurando museo archeologico locale. Se volete approfondire l'argomento delle decorazioni degli scudi romani, date un'occhiata al nostro blog, vi mettiamo i link in descrizione, e probabilmente avremo presto l'occasione di farvi vedere una nostra ricostruzione basata su questi motivi decorativi, quindi continuate a seguirci.